Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare il top che avete intravisto nelle slide. Prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre, come sempre, a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. L'occorrente per questo progetto consiste in una coppia di coppettine della vostra taglia. Io ho scelto quelle non perforate perché andrò ad incorporarle alla lavorazione semplicemente con ago e filo. Di conseguenza serviranno anche ago e filo. Lavorerò questo progetto con un uncinetto numero 3, servirà 1 metro per andare a prenderci qualche misura, naturalmente ago da lana, forbici e marcapunti, e come filato scelto per questo progetto ho optato per il Tech Cotton di Casa Tessiland, un filato davvero molto sorprendente. Ho scelto la variante arancio, possiamo adesso iniziare con il tutorial. La prima misura di cui abbiamo bisogno sarà quella del nostro giroseno. In realtà dovremo poi dimezzare questa misura perché andremo a coprire la parte davanti. Abbiamo bisogno quindi del metro, prendiamo la misura della nostra circonferenza che nel mio caso è 83 e la dividiamo in 2. Di conseguenza andrò a realizzare una catenella che sia lunga 41 cm e mezzo e che rispetti il multiplo di lavorazione che è 2. Ho impiegato nel mio caso 96 catenelle. Questa catenella corrisponderà alla fascia che troviamo proprio sopra al nostro seno. Un'altra misura importante che dobbiamo prendere sarà la lunghezza complessiva del nostro top. In questo caso sarà a voi stabilire la lunghezza che preferite. Io scelgo di realizzare un top non troppo lungo, quindi mi fermerò circa a 35 cm. Una volta raggiunta la nostra misura, aggiungiamo 2 catenelle alla lavorazione ed entriamo nella seconda maglia dall'uncinetto realizzando 2 mezze maglie alte. Quindi saltiamo la prima, entriamo nella seconda con il filo sull'uncinetto e nella stessa maglia di base realizziamo 2 mezze maglie alte. Come al solito marco la prima, filo sull'uncinetto, salto una maglia di base, entro in quella successiva e realizzo 2 mezze maglie alte. Le 2 mezze maglie alte saranno sempre realizzate nella stessa maglia di base e continuo, salto una maglia di base, filo sull'uncinetto, entro in quella successiva con 2 mezze maglie alte. Continuo per tutta la riga che concluderò con una sola mezza maglia alta. Completata la prima riga, voltiamo il lavoro e realizziamo una riga interamente a maglia bassa. Io non faccio nessun tipo di catenella, quindi volto semplicemente il lavoro e rientro nel primo punto utile con una maglia bassa che vado a marcare. In questo modo eseguo una riga di ritorno interamente a maglia bassa lavorando punto su punto. Completata l'ultima maglia bassa, mi alzo questa volta con 2 catenelle e volto il lavoro. Ora devo replicare la prima riga che ho lavorato con il filo sull'uncinetto, quindi salto la prima maglia ed entro nella seconda realizzando 2 mezze maglie alte in questo modo e marcando naturalmente l'inizio della mia riga. Filo sull'uncinetto, salto il punto successivo, entro nel secondo dove realizzo 2 mezze maglie alte. Filo sull'uncinetto, salto il punto successivo, entro nel secondo, 2 maglie alte. Vedete, sto replicando di tutto punto la prima riga di lavorazione.
filo sull'uncinetto, salto il punto successivo, entro nel secondo con 2 mezze maglie alte. Continuo fino alla fine della riga, che concluderò con una sola mezza maglia alta, e sono arrivata alla fine della mia terza riga. Ora, come abbiamo fatto per la precedente, quindi per la seconda, volto il lavoro senza eseguire catenelle, rientro subito nel primo punto disponibile realizzando una maglia bassa che marco. Ora mi trovo a realizzare una riga interamente a maglie basse lavorandole punto su punto. Sostanzialmente questo motivo si sviluppa su 2 righe che vanno ripetute. La prima riga viene strutturata con 2 catenelle, si salta la maglia di base e nella maglia successiva di base si realizzano 2 mezze maglie alte nello stesso punto. Dopodiché, senza effettuare catenelle, si salta un'altra maglia di base e in quella successiva, con il filo sull'uncinetto, si realizzano altre 2 mezze maglie alte. Le righe dispari vengono strutturate tutte quante in questo modo fino ad arrivare all'ultimo punto, dove verrà realizzata solamente una mezza maglia alta. Le righe pari vanno strutturate senza alzarsi con una catenella, voltando semplicemente il lavoro e tornando indietro a maglia bassa punto su punto. Dobbiamo realizzare un pannello che sia largo quanto la metà della vostra circonferenza del seno e che sia lungo quanto voi desiderate. Nel mio caso parliamo di 41 cm e mezzo per circa 35 cm. Raggiunta l'altezza desiderata, dobbiamo procedere con l'arricciatura del nostro top, operazione che ci faciliterà notevolmente l'inserimento e la cucitura delle coppette. Per capire dove iniziare la nostra arricciatura, dobbiamo intanto tagliare uno scampolo di filo di lavorazione che voi vedete io ho già sistemato. Vi faccio vedere però come procedere. Misuriamo la lunghezza complessiva del nostro pannello, nel mio caso sono 40 cm. Vado a individuare il centro dei miei 40 cm e ponendo il pannello con il dritto verso il tavolo e il rovescio verso di me, utilizzo l'ago da lana e inserisco il mio scampolo di filo. Una volta inserito il mio scampolo di filo, calcolo 10 cm o 12 a seconda. Se avete un seno molto importante vi consiglio di fare qualche prova. Calcolo nel mio caso 10 cm, individuo il punto sottostante all'altezza di 10 cm e faccio passare, vedete questo è il dritto, faccio passare il filo riprendendolo sul rovescio. In questo caso io sono appunto sul rovescio del mio lavoro. Adesso non faccio altro che annodare e stringere la lavorazione. In questo modo creo un'arricciatura nel pieno centro del mio pannello. Stringete bene. Ecco fatto. Una volta posto sul dritto il mio pannello, vedete che abbiamo già un lavoro molto interessante. Torniamo sul rovescio del nostro lavoro ed andiamo a rinforzarla con le nostre coppette. Io ho già unito le 2 coppette con un paio di punti di ago e filo molto semplicemente, vedete? Ho il rovescio del lavoro verso di me e allo stesso modo appongo le coppette con il rovescio verso di me. Sistemo le 2 codine in questo modo, quindi una va verso l'alto, l'altra va verso il basso. Faccio coincidere il punto di giunzione delle coppette con il punto di giunzione della mia arricciatura, in questo modo, e inizio a fermarle intanto con un nodino, in modo da averle ferme quanto più possibile.
Ovviamente poi andremo a nascondere le nostre codine nella lavorazione. Ora ci muniamo di ago e filo e seguendo il profilo del nostro pannello, vedete, andiamo ad incorporare le coppette alla lavorazione. Eccoci qua, inizio da un punto qualsiasi, porto fuori il mio filo ed inizio pian pianino ad incorporare le mie coppette con dei piccoli punti, facendo attenzione a non far vedere poi il filato una volta poi voltato il progetto sul dritto. Cerchiamo di non tirare troppo la lavorazione, cerchiamo di accompagnare la lavorazione perché già procederà in maniera curva, vedete? E quindi non ci serve che venga tanto tirata perché poi l'indosso risulterà difficoltoso. Seguendo in maniera morbida l'andamento del pannello rispetto, vedete, alla coppa, vedrete che non avrete alcun tipo di problema. Sono arrivata all'estremo margine, vedete, della mia coppa. A questo punto devo accompagnare la lavorazione per tutta la profondità della stessa. Quindi appoggio la lavorazione alla mia coppa, vedete, senza tirarla, appoggiandola. E man mano con ago e filo continuo a seguire il naturale andamento della mia coppa. Inizio a scendere. Continuiamo finché non abbiamo cucito alla lavorazione entrambe le nostre coppette. Ci troviamo davanti questo spettacolo. Siamo sul dritto del lavoro, naturalmente. Il rovescio invece si presenta in questo modo. Abbiamo le coppe inserite al centro esatto del nostro top e adesso non ci resta che iniziare a strutturare i laccetti che serviranno poi per indossarlo di fatto. Dovremmo realizzarne 4. Io mi sono portata avanti, ma è davvero molto semplice il metodo di lavorazione. Basterà realizzare una catenella lunga tanto quanto volete lungo il vostro laccetto e ripassarla per 2 volte con una riga di maglia bassa. Infatti, se guardate, io ho realizzato 3 giri. Abbiamo appunto una prima riga di catenelle, una seconda riga di maglia bassa e una terza riga di maglia bassa. Ho realizzato tutti e 4 i laccetti allo stesso modo, lasciandomi una bella codina di margine che sarà quella lavorata con l'ago da lana che andrò poi a cucire proprio alle mie estremità. Per darvi qualche riferimento, i laccetti per una taglia S da apporre dietro al collo li ho realizzati su una base di 90 catenelle, mentre invece i laccetti che ho realizzato per quello che riguarda la parte del sottoseno sono stati realizzati su una base di circa 72 catenelle. Procediamo ora con la cucitura, inserendo semplicemente il filo nell'ago. Mi inserisco dove ho il marker, vedete, tengo sul dritto il mio lavoro ed effettuo le mie cuciture, passando attraverso qualche punto un paio di volte e realizzando infine un nodino, nascondo poi le estremità. Ed ecco completato il nostro progetto. Ho posto i miei laccetti laterali ad un'altezza di circa 13 cm e mezzo. Sarà a voi poi capire dove preferite collocarli in modo da avere l'indosso che vi è più congeniale. Un altro consiglio che mi sento di darvi, qualora doveste vedere che la parte inferiore vada troppo a spanciare verso l'esterno, potrete
naturalmente realizzare altri 2 di questi laccettini ed apporli leggermente più in fondo per guidare ancora meglio il profilo del nostro top. Senza dubbio dalle immagini di copertina potrete vedere quanto è sicuramente particolare e di grande effetto, nonostante il punto di realizzazione, come abbiamo visto, sia molto semplice. Per realizzare questo top in taglia S, con le coppette taglia prima-seconda, ho impiegato 65 grammi di filato, poco più di un gomitolo. Quindi un progetto che davvero non richiede moltissimo filato. Il fatto di aver inserito le coppette ci consentirà di indossare il nostro top senza reggiseno, in modo quindi da lasciare completamente scoperta la schiena, senza però rinunciare ad un minimo di sostegno e di copertura che può appunto dare la lavorazione integrata alla coppetta. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto e vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. Se vi va di supportare il canale o di offrirmi un caffè, vi invito a cliccare qui in basso dove è l'icona a forma di cuore per mettere con una piccola donazione in evidenza un vostro commento. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento a lunedì prossimo con un nuovo tutorial.